Nel video riguardante l'offerta a Ducati, questo qui, in cui ho spiegato cos'è Patritalia, cosa sappiamo, cosa non sappiamo di questa azienda, oltre alle modalità di questa offerta, mi sono fermato ai 5 miliardi di capitale dichiarato e ai 2,5 miliardi offerti per comprare la casa di Borgo Panigale. Se siete sopravvissuti a quel video lì, bene, sappiate che questo è molto più corto, ok? È arrivato il momento di parlare di soldi. Quanti soldi, che tipo di soldi e tutto il resto. Ci sono i soldi per Ducati? Quanti sono? Sotto che forma? 5 miliardi de che? Siete pronti? Bene, dai, sigla. Ciao da Mr. Helmet, nella prima puntata ci siamo fermati davanti ad un numero, 5 miliardi di euro, anzi due numeri, 5 miliardi di euro che è il capitale sociale indicato dalla visura di Patritalia e poi i 2,5 miliardi di euro offerti per Ducati. Però diciamo il numero che ha colpito di più è quello di 5 miliardi, perché uno pensa, se questi hanno 5 miliardi di capitale sociale e vogliono comprare Ducati per 2 miliardi e mezzo, allora il problema non esiste, è fatta, no? È già finita, anzi sembrerebbe che abbiano il doppio dei soldi necessari. Perfetto, io esco da casa per comprare un gelato, ho 10 euro, il gelato costa 5, non ci sono problemi, tutto ok, non gli servono nemmeno le banche a questi, glieli danno cash, caricano un furgone e vanno dove devono andare, così firmano. Ma è davvero così? Insomma, soprattutto quei 5 miliardi sono davvero 5 miliardi disponibili, cioè che ci sono, perché per rispondere bisogna fare una distinzione che normalmente non viene fatta mai, per spiegare delle cose che normalmente non vengono spiegate, perché capitale sociale e liquidità non sono la stessa cosa, ed è proprio qui che secondo me nasce il primo grande equivoco di tutta questa vicenda, che ad un primo impatto fa sembrare la cosa, oltre che fattibile, anche facile, mentre invece poi ci sono delle valutazioni da fare. Allora, che cos'è il capitale sociale? Partiamo da una cosa semplice, ok? Come se fossimo a scuola. Quando nasce una società, qualcuno deve conferirle un capitale, cioè ci deve mettere dei soldi. Molti immaginano una scena tipo cinema, no? 5 miliardi che arrivano sul conto corrente, non ci sono problemi, il direttore della banca stappa lo champagne, diventa improvvisamente amico tuo e il saldo diventa altrettanto improvvisamente 5 miliardi, quindi con 9 zeri che compaiono sull'estratto conto rigorosamente online. No, non è così. Cioè sì, può funzionare anche così, ma può funzionare anche in modo completamente diverso. Spieghiamo. Perché il capitale sociale può essere formato non soltanto da denaro liquido, da soldi, può essere formato da beni, da crediti, da immobili, da brevetti, da partecipazioni, da azioni di altre società. Ed è esattamente questo qui il punto, perché secondo la documentazione depositata, Patritalia SPA non riceve 5 miliardi in denaro liquido dalla sua sorella inglese Patritalia PLC. Poi possiamo discutere che se con tutto questo sovranismo tricolore di ridare l'Italia agli italiani, eccetera, ci debba essere anche una società extracomunitaria. Ma va bene. Riceve Patritalia SPA il conferimento di 50 milioni di azioni della Patritalia PLC, società di diritto britannico con sede a Londra. Quindi ripeto, tutte queste cose italiane, tricolori, eccetera, eccetera, al limite si farebbero al limite con soldi che provengono dal Regno Unito, ossia da un paese attualmente extracomunitario. Bene, quelle azioni vengono valutate complessivamente, guarda caso, 5 miliardi di euro. Ecco, sono questi i 5 miliardi. Ed è quella valutazione che forma il capitale sociale della nuova società italiana Patritalia, che vuole comprare con quei 5 miliardi Ducati. Facciamola facile, ve la faccio ancora più semplice. Io ho le azioni di una società, quelle azioni vengono valutate, la valutazione dice
che valgono 5 miliardi e quindi io conferisco quelle azioni in una nuova società, le metto dentro. Il capitale della nuova società diventa quindi automaticamente pari al valore attribuito alle azioni che ci ho messo dentro. Questo però non significa che automaticamente su quel conto corrente della nuova società, nello specifico Patritalia SPA che si vuole comprare Ducati, ci siano 5 miliardi disponibili. Ok, sono due cose diverse. Facciamo un esempio tipo un'eredità. Io ho un quadro che mi ha dato la nonna, ok? Un esperto lo valuta 10 milioni di euro. Questo significa che io ho 10 milioni di euro sul conto? No, significa che possiedo un bene che qualcuno ritiene valga quella cifra. Tra avere un patrimonio valutato 10 milioni e avere 10 milioni liquidi veri pronti da spendere, passa una differenza enorme, cioè tu quel quadro lo devi vendere, lo devi commercializzare, devi trovare un compratore, devi trovare qualcuno disposto a riconoscere che quel quadro valga veramente 10 milioni di euro. E la stessa cosa è per le azioni. Solo in quel momento quel patrimonio potrebbe trasformarsi in denaro. Ok, lo stesso principio vale anche qui. Quindi la domanda giusta non è Patritalia ha 5 miliardi di capitale sociale? No, non ce li ha. Sì, la risposta è sì, è scritto nei documenti che li ha. La domanda corretta, quella da fare, è un'altra. Da che cosa deriva questo valore? Cioè, cosa possiede realmente Patritalia PLC, cioè la società inglese, che vale 5 miliardi che ha infilato dentro Patritalia SPA? Boh, quali attività, quali partecipazioni, quali crediti, quali beni, quali immobili, come è stata determinata questa valutazione? Chi l'ha fatta la valutazione dei 5 miliardi? Con che metodo è stata fatta? Sono tutte domande perfettamente normali. Non è che Mr. Helmet è ostile e vuole mettere in cattiva luce qualcuno. Chiunque farebbe queste domande. Come se uno viene da te e fa: ti do 5 miliardi per la tua macchina, e tu la prima cosa che gli chiedi è 5 miliardi di che? Scusa, nel senso. Ok, queste non sono domande, non sono accuse, non sono domande ostili, sono domande normali. La scatola dentro la scatola è la storia di questa situazione qua, cioè perché in realtà non stiamo guardando Patritalia SPA, stiamo guardando come una scatola. Okay? Dentro questa scatola troviamo le azioni di Patritalia PLC, quella inglese, britannica. A questo punto dobbiamo aprire la scatola britannica. Cosa c'è dentro? Quali partecipazioni, quali investimenti, quale patrimonio, quali attività giustificano una valutazione di 5 miliardi? Perché se il capitale della società italiana dipende dal valore della società britannica, allora la società britannica noi dobbiamo capire quanto vale e perché, cioè cosa c'è dentro. Io ti do una scatola da 5 miliardi, perfetto. Cosa c'è nella scatola da 5 miliardi? Ok, questo non è per essere cattivi, è perché se veramente poi vuoi comprare Ducati, i tedeschi ti chiederanno: ma 5 miliardi fammeli vedere, di che sono fatti, come sono fatti, da dove arrivano? Da dove arrivano i soldi? È la domanda che si chiede chiunque debba, sia una persona onesta chiaramente, debba fare un qualsiasi tipo di business, soprattutto di questo tipo. Sul sito di Patritalia si parla di una rete internazionale di investitori. Per questa cosa patriottica che deve riportare l'Italia agli italiani, com'è che era scritta? Che non sono gli stranieri che non sono capaci, non capiscono, non apprezzano. Per tutta questa iniziativa qua c'è una rete di investitori stranieri, va bene, internazionali, va bene. Chi sono? Ma che ti frega? No, potrebbero essere persone reali, persone che non esistono, persone con cui magari, no? Non è questo il caso, però bisogna sapere chi sono gli investitori. Sono fondi di investimento, sono banche, sono family office, cioè il patrimonio di una famiglia, no? Sono fondazioni, sono investitori privati, sono compagnie assicurative, sono altro tipo di entità, esistono delle lettere d'impegno, ci sono dei contratti, esiste una proof of funds, cioè una certificazione dell'esistenza di questi fondi, di questi beni, perché una cosa è dichiarare che gli investitori ci sono, un'altra cosa è capire chi siano, che impegno abbiano assunto e quale parte delle operazioni sono disposti realmente a finanziare. Cioè se questi investitori stranieri
che diciamo così costituiscono il patrimonio di Patria Italia sono disposti a comprare Ducati. Cioè glielo devi chiedere anche, no? E quindi è importante, bisogna capire questa cosa qua. Quindi la conclusione, cioè noi a questo punto possiamo dire una cosa: il numero dei 5 miliardi esiste, nessuno lo può negare, però preso da solo non dimostra automaticamente la disponibilità di 5 miliardi liquidi e quindi non dimostra, a meno che qualcuno non ci dia delle spiegazioni molto specifiche, che questi 5 miliardi esistono veramente e sono fatti di una sostanza che consenta di acquistare la Ducati o perlomeno di fare un'offerta, di essere ritenuti attendibili. Forse anche per questo ipotizzo, mi faccio io una domanda, che Volkswagen non ha risposto, non ha preso seriamente o ha negato la richiesta, perché probabilmente ha detto sì vabbè, ma non mi avete detto come sono composti questi 5 miliardi. Ok, tutto da verificare ed è quello che cercheremo di fare, perché adesso abbiamo capito da dove nasce quel numero e quindi la prossima domanda è inevitabile. Chi ha deciso che quelle azioni valgono 5 miliardi? Quelle 50 milioni di azioni valgono 5 miliardi? Su quali basi è stato deciso che il valore è quello lì? Chi è stato? E soprattutto quegli asset, come chiedevo prima, possono davvero sostenere l'acquisizione di un giocattolo che è Ducati, con tutto quello che ne deriva in termini di brand, responsabilità, manodopera, impianti, situazione, heritage e tutto, un'acquisizione appunto da 2 miliardi e mezzo di euro? Cioè, è arrivato il momento, vabbè, facciamo conto che te la voglio vendere, fammi vedere i 2 miliardi e mezzo, anzi i 5 che dici di avere, ok? Insomma, ne parliamo di questo in un'altra puntata, così non sono troppo lungo. Nel frattempo, mentre vi chiedo di supportare Mr. Helmet iscrivendovi al canale, attivando le notifiche e perché no abbonandovi, se ce la fate, vi chiedo anche un'altra cosa. Come la vedete voi questa situazione? È una situazione plausibile, fattibile, secondo il vostro senso? È tutto a posto? Non vi lascia nessun tipo di perplessità? È così che va la finanza e quindi mi sto preoccupando troppo io? Ok? Ripeto, appuntamento alla prossima puntata dove parleremo di un'altra cosa molto interessante. Ciao da Mr. Helmet.